Sabato 7 maggio 1983. È una giornata come tante per Mirella Gregori, una ragazza di 15 anni, figlia di Paolo Gregori e Vittoria Arzendon. Ha anche una sorella più grande, Maria Antonietta. Vive insieme alla sua famiglia in via Nomentana 91. I genitori sono titolari di un bar situato all'angolo tra via Volturno e via Montebello. Mirella è una ragazza semplice, sempre sorridente, una folta chiamariccia scura, occhi scuri. È una ragazza allegra e estroversa, che ama ballare, passione che condivide insieme alla sorella. Studia con profitto. È al secondo anno dell'Istituto Superiore Commerciale Femminile Padre Reginaldo Giuliani, situato in via dell'Olmata 4. Quel sabato Mirella esce da scuola. Saluta i compagni e si avvia verso il bar di famiglia. Poi si avvia verso il bar della sua migliore amica, Sonia De Vito, situato proprio sotto casa sua, in via Nomentana. Scambia due chiacchiere con l'amica e poi, verso le 14, arriva a casa. Suonano il citofono. Va a rispondere Mirella. Era il papà che era rientrato dal suo turno del bar. Pranza e sistema la cucina. Un'altra volta suona il citofono. Va sempre Mirella a rispondere. La madre Vittoria sente la figlia che dice «Chi sei?». Poi esclama «Se non mi dici chi sei non scendo». «Ah sì, Alessandro». «No, ma adesso non posso». «Ci vediamo alle 15:30 al monumento del Bersagliere di Porta Pia». Chiuso il citofono, la madre gli chiede chi era. E lei risponde che era Alessandro, un ex compagno delle medie, per cui lei aveva una cotta. Mirella si sistema i capelli, si veste ed esce senza neanche portarsi una borsetta dietro. Saluta sua madre e gli dice «Mamma, torno fra 10 minuti». Da quel momento Mirella sparisce nel nulla. Non vedendola rincasare, la madre di Mirella cercò di mettersi in contatto con Alessandro, l'ex compagno delle medie. Alla telefonata risponde la madre di Alessandro dicendo che Alessandro in casa non c'è e che l'avrebbe fatto richiamare. Alle 20:30 Alessandro chiamò al bar De Gregori. Disse alla madre che quel giorno non è stato lui a citofonare e che non vedeva Mirella da 2 anni. Allora la sorella Antonietta decide di cercarla insieme al fidanzato Filippo. Cominciano dal bar di Sonia De Vito. Entrati al bar chiedono a Sonia se avesse visto Mirella. Lei risponde di sì, che quel giorno Mirella era passata prima da lei. Sono rimaste insieme un quarto d'ora, poi Mirella le disse che doveva vedersi con Alessandro alla scalinata del Bersagliere, a Porta Pia, e che poi si sarebbe vista con degli amici a Villa Torlonia per suonare la chitarra. Maria Antonietta rimase un po' stranita. Ma quale chitarra? Villa Torlonia? Mirella non suonava la chitarra. Maria Antonietta e Filippo escono dal bar, cercano Mirella dappertutto, ma di Mirella non c'è traccia. Rientrati a casa, Maria Antonietta e la madre si recano al commissariato per denunciarne la scomparsa. Gli agenti rassicurano la madre, dicendo che sicuramente la mattina sarebbe rientrata. Ma la signora Vittoria sa che è successo qualcosa, perché conosce bene sua figlia. Sa che se ritardava avrebbe avvisato per non farla preoccupare. Ma gli agenti la rassicurano, sicuramente sarà stata una scappatella e che l'indomani sarebbe tornata. Passano i giorni e Mirella non fa ritorno. Iniziano le indagini. Vengono interrogati gli amici di Mirella, tra cui Sonia De Vito. Racconta che quel giorno le due si erano viste, che si erano chiusi all'interno del bagno del bar per parlare di cose da donne per un quarto d'ora e che poi Mirella avrebbe lasciato il bar per andare ad incontrarsi con Alessandro alla scalinata del Bersagliere a Porta Pia. Interrogano anche Alessandro. Alessandro racconta che non vede Mirella da 2 anni e che quel giorno era con degli amici a Trieste. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti è che Mirella sia stata vittima della tratta delle bianche, un'attività criminale che rapiva giovani per poi venderli al mercato nero
per l'espiando di organi o per la prostituzione. Nel 1983 sparirono 177 ragazze minorenni in tutta Europa. Di queste 177, 30 sparirono nel nulla, come Mirella. Le indagini sembrano non portare a nulla. L'11 maggio viene pubblicato un articolo sul Messaggero della scomparsa di Mirella e altri 2 articoli sul Quotidiano. Poi più nulla. Il 22 giugno 1983 scompare un'altra ragazza di 15 anni, Emanuela Orlandi, cittadina del Vaticano, che come Mirella sparì in pieno giorno. Il caso Orlandi divenne subito di dominio pubblico, a differenza di quello di Mirella. Giornali e telegiornali parlavano del caso Orlandi. Anche il Papa lanciò un appello per mostrare vicinanza alla famiglia. Esattamente a 12 giorni di distanza dalla scomparsa di Emanuela. Al centralino arrivavano tantissime chiamate di possibili avvistamenti sul caso Orlandi. Alcuni si riveleranno essere chiamate da mitomi e sciacalli e alcuni riveleranno con informazioni che solo la famiglia o chi aveva visto Emanuela quel giorno poteva sapere, che alla fine però si riveleranno essere sempre false. Sul caso Orlandi, il 15 luglio 1983, la Procura di Roma rilascia un identikit di 2 uomini, uno biondino vestito elegante e l'altro di carnagione scura, ricavati da testimonianze rilasciate da alcuni amici di Emanuela, che pochi giorni prima della scomparsa raccontano che questi 2 si aggiravano a scuola e fissavano Emanuela. La madre di Mirella Gregori, Vittoria, guardando questi 2 identikit ricorda un episodio successo il 6 maggio, un giorno prima della scomparsa di Mirella. La signora Vittoria racconta che quella sera stavano inaugurando la riapertura del loro bar, dopo lavori di ristrutturazione. Vide entrare 2 uomini, uno biondino e uno più scuro, con una macchina fotografica, e fissavano Mirella, cercando di fare foto. Allora la signora Vittoria li cacciò via ed è sicura che quei 2 uomini erano gli stessi dell'identikit. Qui il caso di Mirella Gregori comincia a intrecciarsi con quello di Emanuela Orlandi. Il 4 agosto 1983 i 2 casi si associano nuovamente, quando una sedicente organizzazione terroristica chiamata Fronte Liberazione Turco Anticristiano, Turkesh, rilasciò un comunicato all'Ansa di Milano, in cui prometteva la liberazione di Emanuela Orlandi in cambio della liberazione di Mehmet Ali Agca, il terrorista turco che il 13 maggio dell'81 aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II in piazza San Pietro. Nello stesso comunicato Turkesh menzionava anche Mirella Gregori, usando le parole: Mirella Gregori, vogliamo informazioni. A queste condizioni la libereremo. Ai comunicati si aggiungono anche delle telefonate sia alla famiglia Orlandi sia alla famiglia di Mirella. In una delle chiamate fatte dall'americano, che si faceva portavoce dei presunti rapitori della Orlandi, confermano di avere nelle proprie mani anche Mirella. Da questo momento il caso di Mirella fu ricollegato al caso di Emanuela Orlandi sia a livello investigativo sia a livello nell'opinione pubblica. Il 28 agosto nell'Angelus pronunciato da Castel Gandolfo, Papa Giovanni Paolo II chiese nuovamente la liberazione di Emanuela Orlandi, come aveva fatto già in appelli precedenti, ma questa volta citò anche Mirella Gregori. Da quel momento anche la famiglia Gregori si affidò all'assistenza legale dell'avvocato Gennaro Egidio, già assegnato alla famiglia Orlandi. Il 24 settembre l'americano telefona al bar dei Gregori. A rispondere è Paolo, che poi passa il telefono a Filippo, il fidanzato di Maria Antonietta. Gli dice di prendere carta e penna e di consegnare il foglio a Maria Antonietta, che avrebbe capito. Quando Maria Antonietta legge quel foglio capisce subito. Nel foglio ci sono riportati tutte le marche dei vestiti che indossava il giorno della scomparsa Mirella, anche dell'intimo.
Nei comunicati successivi i presunti rapitori dichiararono che mentre Emanuela era stata rapita per fare pressioni sul Vaticano, Mirella era stata rapita per chiedere al Presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini, di rilasciare una dichiarazione pubblica, nonché di ordinare il rilascio di Agca. Dopo diverse consultazioni con le famiglie Orlandi e Gregori e il loro legale Egidio, Pertini fece un pubblico appello il 20 ottobre 1983 per chiedere la liberazione delle due ragazze. Il 27 ottobre l'americano, in una telefonata all'avvocato Egidio, riferì la morte di Mirella Gregori, con le seguenti parole: «Per Mirella Gregori non abbiamo più nulla da fare. Prepara i genitori a questo. Non esiste più nessuna possibilità. Questo io ti dico», promettendo di restituire il corpo della ragazza entro Natale e di dare notizie certe entro un mese. Tuttavia da allora non si seppe più nulla dei presunti rapitori, nonché le richieste di vario tipo né dell'americano né del fronte Turkish. Nella sentenza di archiviazione della prima inchiesta sui casi Orlandi e Gregori del 19 dicembre 1987, la giudice Adele Rami scrisse espressamente che l'accostamento dei due casi è arbitrario e del tutto strumentale. In 14 anni di inchiesta, infatti, non fu trovato alcun riscontro su un possibile collegamento tra i due casi. Fu ipotizzato che l'accostamento del caso Gregori al caso Orlandi fosse stato ideato dai responsabili della sparizione della Orlandi, dopo che l'1 agosto 1983 sulla rivista Panorama uscì un editoriale intitolato Emanuele e le altre, che parlando del caso Orlandi citava altri casi di ragazze scomparse a Roma in quel periodo. La madre di Mirella Gregori, la signora Vittoria, durante una visita al Papa alla parrocchia romana di San Giuseppe, riconobbe in un uomo della gendarmeria vaticana facente parte della scorta, un uomo che si intratteneva al bar insieme a Sonia e Mirella, che dopo la scomparsa di Mirella quest'uomo sparì. La persona in questione è Raul Bonarelli, che dall'85 venne chiamato dopo 8 anni, nell'ottobre del 93, e la signora Vittoria fu messa a confronto con Bonarelli. Confermò le proprie dichiarazioni, ma non riconobbe il ragazzo. Non era più sicura. Bonarelli fu assolto nel 1997 e ritenuto estraneo ai fatti. La sorella Maria Antonietta, nella puntata di Scomparsi dedicata a Mirella, criticherà la cosa, facendo come fecero passare ben 8 anni prima di effettuare tale confronto, e che sia avvenuto pure poco prima che la signora Vittoria morisse. Sul caso di Mirella, negli anni 2000 il magistrato Tello Lupacchini e il giornalista Max Parisi, dopo aver condotto uno studio su 12 casi di ragazze scomparse e uccise a Roma tra il 1982 e il 1990, suggerirono l'ipotesi che sia Mirella che Emanuela Orlandi fossero state adescate e uccise dallo stesso serial killer, che in quegli anni avrebbe causato la morte di altre 10 ragazze, tutti riconducibili ad una zona specifica di Roma e con modalità di assassinio molto simili tra di loro. Tra le ragazze uccise da questo assassino ci sarebbero anche gli altri noti casi risolti di Katy Skerl e Simonetta Cesaroni. La Orlandi e la Gregori, tuttavia, sarebbero le uniche 2 vittime in cui il serial killer non avrebbe fatto ritrovare il corpo. Questa è sempre un'altra ipotesi. Ci sono tante altre ipotesi fatte sulla sparizione di Mirella Gregori, ma nessuna portò alla risoluzione del caso. Ancora ad oggi non sappiamo dove sia Mirella Gregori e Emanuela Orlandi. Cosa è successo a queste 2 ragazze? Chi ha suonato quel 7 maggio 1983 a casa di Mirella? Sono passati più di 40 anni. Le famiglie non si arrendono, vogliono la verità e la giustizia, sia per Mirella che per Emanuela.